Una grande foresta si estende nella Slovenia meridionale. Tutto pare incantato alle prime ore del giorno, alla luce del sole che penetra all'interno, portando con sé la gioia e la calma del mattino. Accompagnato da un canto di uccelli, ogni passo tra gli alberi è una conoscenza che diviene più profonda. Lo vedo nei colori e lo sento anche nell'aria. L'autunno finalmente è arrivato e ogni cosa sembra gioirne. Eppure, un tempo qui a Cocevie, la paura attraversava la foresta. Al suo interno, basi nascoste sorte durante la Seconda Guerra Mondiale, voragini profonde nel terreno e segreti che rimarranno celati sotto la pesante ombra degli alberi. Quei giorni ormai sono lontani, ma la memoria rimarrà per sempre vicina, custodita dalla foresta. Al termine della mattina del secondo giorno, dopo aver guidato sotto un sereno cielo azzurro, salgo su un autobus lungo la strada trafficata che conduce a Lubiana, capitale della Slovenia, nominata anche Capitale Verde Europea nel 2016. Con poche ore a disposizione, mi dedico quasi solo al centro storico e il tempo vola mentre con aria spensierata cammino per ampie strade con gli occhi colmi di stupore e rivolti verso l'alto ai vari palazzi costruiti secondo stili diversi, sopra cui svettano torri e campanili, come quelli della cattedrale di San Nicola, oppure rivolti al maestoso castello, che dalla cima di una collina sorveglia l'intera città. A collegare il centro storico sono i numerosi ponti costruiti sulla Ljubljanica, il fiume che attraversa la città, come il triplo ponte, un via va infinito di pedoni e biciclette, su cui si affaccia la chiesa francescana dell'Annunciazione, oppure il Ponte dei Draghi, in origine dedicato al sovrano austriaco Francesco Giuseppe e chiamato successivamente in onore della mitica creatura, elevata a simbolo e figura protettrice della città, di cui una statua è collocata a ciascuno dei quattro angoli. Spinto dalla curiosità, mi fermo spesso a osservare ciò che mi si presenta, senza badare troppo alle ore. Così facendo, il pomeriggio scivola via, cullato dolcemente dalla corrente del fiume. D'un tratto, un profumo di castagne, proveniente da piccoli chioschi, si sparge nell'aria. Allo stesso tempo, un tre quarti di una fisarmonica accompagna le persone che passano. Alcune si fermano ad ascoltare, altre tirano dritto, ma la musica continua a seguirle. All'avvicinarsi del tramonto, sulla Ljubljanica i battelli vanno e vengono, e lungo ambedue le sponde, sempre più persone si radunano ai bar per godersi il resto della giornata in un clima autunnale gradevole e rilassato. Ancora qualche passeggiata e guardando l'orologio già si è fatta sera. Tempo di cenare sulla via principale e con un autobus da riprendere non resta ormai che dare il mio saluto alla bella Lubiana riflessa sul fiume e ai suoi draghi ruggenti sotto una velata luna. La mattina seguente, in attesa che il sole sorga e la luce cada tra le valli e sulla chiesa di Sveti Tomaž o San Tommaso, il mondo pare ancora immobile, indifferente alla fretta del giorno, e una profonda quiete si adagia sul paesaggio, interrotta solamente dal canto di uccellini. Davanti a me vedo la scena cambiare e le montagne più lontane divenire sempre più sfumate, fino a scomparire quasi del tutto, inghiottite dalla foschia. Dopo un'alba tenue, la tappa successiva è Škofja Loka, una pittoresca e armoniosa cittadina medievale,
costruita in una valle sulla confluenza di due fiumi che la resero un importante centro di commerci. E ancora oggi mantiene un antico fascino, perdurato attraverso i secoli. Camminando per le vie e guardandomi attorno da uno dei ponti, mi rendo subito conto di trovarmi in un luogo intriso di storia e tradizioni. E nel tempo Škofja Loka divenne nota anche per le numerose attività di artigianato, ancora oggi conservate e tramandate. Dal centro storico proseguo fino alle mura e al castello, eretto nel XIII secolo, poi distrutto da un terremoto nel Cinquecento e in seguito ricostruito, che dall'alto di un colle vigila sulla infinita schiera di tetti spioventi e su tutto il paesaggio circostante. Nel frattempo le campane suonano le 12. Ciò significa che la giornata è ancora lunga. Attraverso valli e foreste, la strada mi conduce verso il Parco Nazionale del Triglav, dove i colori dell'autunno stanno esplodendo, molto più che nel sud del paese, visto il giorno precedente. Un lontano rumore di acqua si fa sempre più vicino, finché ecco apparire tra la variopinta vegetazione la cascata Pericnik, con un salto di oltre 50 metri e un impeto assordante. Travolto dal fragore e dalle gocce che violentemente bagnano il viso, rimango inerme e minuscolo al cospetto di tale meraviglia, osservabile anche dall'interno di una grotta. Sulla strada del ritorno, una leggera brezza serale gioca con le foglie e nell'oscurità che avvolge il paesaggio, un'ultima luce splende a Jamnik, la chiesa dei santi Primo e Feliciano. Davanti alle lontane Alpi Giulie, ancora illuminata, sta la chiesetta sotto le tinte rosate del cielo che precede l'alba. Via via che il sole lentamente sorge, il paesaggio si trasforma e si arricchisce, e la calda luce del mattino travolge l'intero panorama, creando forme e profili indefiniti che emergono da un sottile velo di nuvole. Le montagne sullo sfondo gradualmente svaniscono e le nebbie calano sugli alberi, ma dove vado ora, presso il lago alpino di Bohin, in questa calda mattinata autunnale, un'armonia indisturbata si stende fin dove arriva lo sguardo. Lungo le calme sponde del lago, alla fine di un sentiero tra gli alberi, giungo a un ponte di pietra, dove in passato vi era un ponte in legno, accanto al quale sorgono la chiesa di San Giovanni Battista, costruita si crede alla fine del X oppure a metà dell'XI secolo, e un campanile alto 35 metri. Nel loro complesso, uno dei siti di maggiore interesse di questo luogo che oggi mi appare tanto idillico.
La fine del viaggio è ormai prossima e dopo un'escursione pomeridiana tra pascoli alpini, intorno al crepuscolo, giungo infine all'ultima tappa, la cui bellezza la rende probabilmente il luogo più gettonato del paese. Ma per quanto sia turistico, la sua fama non mi preclude momenti di grande intensità. Così, sulle sponde del lago di Bled, si conclude il mio breve viaggio in Slovenia. Conscio di aver escluso molto, potrei qui ripensare con gratitudine a ciò che questi giorni mi hanno donato, ma questo lo farò durante il ritorno. Per il momento, guardo la nascita di un nuovo giorno e mi sento contento.